A vederlo così può sembrare un comune mouse, certo, ha un design decisamente originale, strizzando l'occhio agli amanti del retro, ma la classica rotellina e i classici due tasti. Dov'è allora il però? Proprio in questi ultimi componenti menzionati, perché Lofrey, nota marca cinese di tastiere meccaniche, ha pensato giustamente di espandere il suo da farsi anche su una periferica del genere, quindi il mouse OE909 non è solo particolare per l'estetica, ma anche per la funzionalità. La confezione è ben curata, dentro e fuori, con un aspetto minimale e retro. Già da qui si percepisce il volere di offrire un prodotto originale, particolare. La copertina fa da presentazione con questa interessante impostazione grafica. Sul retro ci sono elencate anche le principali caratteristiche tecniche. Protezioni schiuma, mouse racchiuso in un involucro che nel suo piccolo identifica il marchio, come anche le scritte tattili e ben evidenti con questo bianco, ecco l'attenzione ai dettagli. La sottoscatola conserva un cavo USB-A USB-C in corda. Bene che sia così perché si consuma tendenzialmente meno rispetto alla gomma ed è visto come più carino. Forse l'avrei fatto in tema col colore del mouse. Anche la documentazione è invogliante da sfogliare, con un fronte in inglese e l'altro in cinese. Passaggi anche illustrati sono molto comprensibili. Sarebbe soddisfacente trovare un vero sacchettino da trasporto, visto che è un mouse multiconnessione, abbastanza portatile anche se relativamente pesante, ma tutto sommato fa sempre piacere trovare una chicca del genere in un prodotto che di per sé è particolare. Qui non si ha un estrattore per i copritasti, magari lo si trova se si acquistano quelli con le fantasie che successivamente vedrete. Comunque avrebbe fatto comodo trovarlo anche qui per la sola utilità di fare pulizia. Forse Lofrey dà per scontato che l'utente abbia con sé una tastiera meccanica quasi sempre equipaggiata con questo estrattore nella confezione. Quanto detto poc'anzi fa capire che i tasti, o meglio dire i copritasti, sono rimovibili. È questa la principale peculiarità dell'Ofrey Touch, come se fosse una tipica tastiera meccanica. Sono in PBT e quindi si intende elevata qualità, potendo evitare la tipica lucidatura che avviene nell'ABS dopo un'elevata usura. Questi fra l'altro trattengono meno le impronte e anche il sudore e in generale offrono un'eccellente resistenza. Il click viene dato da interruttori meccanici, non proprio quelli che conosciamo comunemente con le tastiere che recensisco, però la tecnologia rimane pressoché quella, sia fisicamente che esteticamente, vedendo in primis lo stelo in stile Sherry MX. Non è un'esclusiva di Lofrey. Molti mouse di buona qualità equipaggiano questi tipi di switch. Tecnicamente si chiamano micro interruttori. Con questi due tipi di componenti si ha praticamente la stessa natura di una tastiera meccanica. Il Luano Pink, spero che si pronunci così, è noto per la sua risposta sonoramente acuta, con una sensazione tattile e una leggerezza del click. Infatti, su carta richiede una forza di attuazione media che offre un buon equilibrio tra precisione e reattività, ma nella realtà risulta molto sensibile, tanto da poter rendere i click accidentali, perciò tocca prenderci la mano, come si suol dire. Le caratteristiche tecniche sono riepilogate in questa tabella disponibile all'indirizzo web lasciato nella descrizione. Questo tipo di struttura, data anche la sensibilità appena citata, fa sì che i tasti siano premibili su tutta la loro superficie. Ciò permette sicuramente più facilità di utilizzo del mouse, potendo sfruttare più parti del dito e di conseguenza avere una mano rilassata. Anche la rotella è premibile con una finitura in gomma aderente e gli scatti sono classici, ben decisi. Può parere voluminosa, ma sicuro che rimane comoda. Uno schermo, per di più OLED, è alquanto inusuale ritrovarselo. Restituisce il tipo di connessione utilizzata al momento,
la percentuale di batteria e in primo piano il valore DPI. Non si nota dalla tipica posizione di utilizzazione, quindi si può dire che non è impattante e non distrae, sembra essere proprio nascosto e questo è un bene perché si evita di sporcarlo per quando si impugna il mouse. Infatti inizialmente ero preoccupato per questo fatto, poi mi sono accorto che questa sua posizione lo fa rimanere essenzialmente sempre pulito. Dotato di un sensore ottico PixArt PAW3805, ideale per gli usi tradizionali da ufficio. Offre infatti una sensibilità compresa tra 200 e 4000 dpi, con 5 livelli preimpostati, con operatività anche su superfici vetrate. Per la regolazione manuale si preme il pulsante dedicato per 3 secondi, avanzando con incrementi di 200 dpi. Inoltre viaggia sui 500 Hz e comparando con altri suoi rivali è un po' pochino perché lo standard oramai è almeno 1000 Hz. Tale intensità fanno capire che non può essere in tutto e per tutto il mouse da gaming, soprattutto sul fronte FPS, ma per giochi leggeri come Civilization o Age of Wonders può risultare fattibile. Si hanno le 3 modalità di collegamento, quindi naturalmente il cablato con la USB-C, il wireless 2.4 GHz, RF e il Bluetooth 5. In questo modo si possono effettuare 4 connessioni simultanee, dovete includere che il Bluetooth ha 2 canali e la batteria da 650 mAh garantisce un'autonomia di oltre 4 settimane, secondo i test effettuati dall'Ofri. Quindi, in operatività mi è durato circa 70 ore in uso continuato. Fate conto che una batteria esterna di tipo AA generalmente garantisce 250 ore. Per essere però integrata il valore è soddisfacente e il far sì che la sospensione intervenga dopo un minuto di inattività, il mouse può essere indipendente per diversi giorni, mettendo in pausa fra l'altro il piccolo schermo. È un gran peccato che la reattività, una volta che lo si vuole riprendere, la sia solamente con lo schiacciare del tasto e non col semplice movimento. Tale comportamento magari aiuta la sua autonomia, ma con l'aiuto di un banale software che qui non è a disposizione e addirittura neanche per i restanti prodotti Lofri avrei fatto scegliere all'utente. La produttività che offre non finisce qui. Sul lato si hanno 2 tasti che azionano i comandi avanti e indietro. Peccato che non sono programmabili e non funzionano su macOS in modalità Bluetooth. Attualmente l'inserzione del produttore offre 2 colorazioni, Tofu e Block. Quest'ultima è compagna della tastiera meccanica con l'omonimo nome. Infatti vengono vendute in un'unica soluzione potendo risparmiare $10. Se siete indecisi su questi 2 toni, la breve spiegazione di Lofri potrebbe essere d'aiuto. Mandorla morbida e calmante o una base grigia morbida con caldi riflessi arancioni. A sua volta, se uno desidera la massima personalizzazione, può scegliere l'aggiunta di un tema che include i 2 tasti e la scocca superiore, da sostituire quei rispettivi pezzi di base, in modo da farci eventualmente delle combinazioni. Con le tastiere meccaniche siamo abituati a personalizzare tanto, nel senso che abbiamo a disposizione praticamente l'infinito per poter accontentare i nostri gusti. Invece qui attualmente abbiamo solamente 3 alternative e in passato però forse di più o diversamente per via di altre grafiche trovate in rete. Sarebbe stato fantastico avere un vero catalogo, anche con dei temi in edizione limitata che magari avrebbero dato le basi a un piccolo commercio di nicchia. Sai, ci sono tanti altri negozi che producono questi pezzi e invece no, solamente Lofri offre queste forme. Ancora una volta non sono riusciti a creare collaborazioni e un po' di mercato in merito. L'aspetto positivo è l'abbinamento che questi 3 temi hanno con alcuni set di copritasti della marca e di conseguenza aggiungo che potrebbero portare già quello che hanno creato su questi 3 pezzi. Breve nota su chi deve cambiare il guscio. Chi possiede le prime produzioni del mouse può avere della difficoltà nella sostituzione, seppur relative. Invece, per chi acquista adesso, la procedura è stata per fortuna semplificata.
Il peso non è da sottovalutare, 106 grammi. È un valore un po' più alto del normale, tanto da azzardarsi a definirlo mouse pesante, ma sicuramente si può sostenere, grazie anche al PTFE, che lo fa scorrere bene sulla superficie di appoggio. È curioso notare che la base è prolungata sul lato sinistro, una letta per essere più precisi, un modo per dare più stabilità, per appoggiare il pollice, ma più che altro penso che sia stato dato per un fattore estetico, perché va a riprendere la struttura dei vecchi mouse, specialmente quelli a sfera. Così facendo, vedendo anche la posizione dei tasti aggiuntivi, Lofree ha preferito dedicare questo mouse ai destrorsi e di conseguenza i mancini potrebbero trovarlo leggermente scomodo. Il lato destro presenta una stampa che è essenzialmente la firma del marchio, poiché si ritrova in tanti altri suoi prodotti. Nonostante il design accattivante, alcuni utenti hanno segnalato che la forma alta e stretta potrebbe risultare meno confortevole per sessioni prolungate, soprattutto per chi ha mani più grandi, di sicuro non nel mio caso. Si può affermare che le dimensioni sono abbastanza anomale, intendiamoci, e potrebbero generare della stanchezza fisica se il passaggio è stato fatto da un mouse di forma tradizionale. In sostanza, bisogna un po' abituarsi. Di sicuro è un'esperienza diversa dai consueti mouse, ma bene o male dovrebbe piacere all'utente comune. Ricordo però che il target a cui si riferisce Lofree è ancora quello dell'appassionato, dell'utente che ha voglia di sperimentare. Come detto nell'introduzione, per il click, personalmente preferisco la tipologia silenziosa e morbida, come accade ad esempio nel mouse di Amazon Basic o in quello di Trust che ho utilizzato finora, seppur hanno costituzione chiaramente diversa. Il Lofree Touch invece tende a restituire acutezza nel click, perciò alla fine lo apprezzo solamente per l'estetica. È con questa considerazione che mi voglio soffermare su una delusione che mi ha dato l'inserzione di vendita. Perché non si può avere la possibilità di scegliere fra diversi tipi di interruttori? Sì, si possono acquistare online, purtroppo non direttamente sul sito di Lofree, ma più che questo significa che vengono distribuiti singolarmente, il che richiede della manualità per quando devono essere saldati, perciò l'inserzione sarebbe stata ottimale se avesse ospitato delle opzioni preinstallate, ecco. Quindi io dico che se si vende un prodotto che ha la natura di essere personalizzato, creami allora una soluzione completa, un'esperienza di acquisto completa. Chiudendo questa polemica, che poi non lo è perché si tratta di un suggerimento che mi sento di dare all'azienda, uno giustamente si può chiedere se esistono alternative. Analizzando il contenuto online, questo mouse di Lofree è sempre fra i piedi, ma come altri nomi popolari, sia la serie G di Logitech o i ROG Strix Carry, logicamente dotati di microinterruttori. Per dei veri interruttori da tastiera meccanica si vocifera che sono stati fatti dei prototipi da Keychron, ma appunto rimangono solamente come discussione su Reddit. Ovvio, c'è la parte homebrew in cui gli appassionati hanno fatto arrangiamenti, ma questo fa capire che a livello commerciale non si ha nulla sul tavolo. Ritornando sulla terra, per così dire, rimanendo in casa Lofree, si hanno i modelli Witches e Petal, un po' pacchiani a mio gusto, soprattutto l'ultimo con la coda che hanno preso proprio alla lettera la parola topo. Se si vuole qualcosa di più performante, è in progetto Hi-Space, con microinterruttori ottici e indirizzato all'ambiente gaming, anch'esso davvero particolare per l'estetica, ripresa dal tipico casco da ciclista, pensate un po'. In conclusione, il Lofree Touch è un mouse
di base, ma comunque di una certa considerazione perché c'è uno schermo e c'è la regolazione DPI, che quindi può andare bene per l'uso quotidiano di casa, d'ufficio, per intenderci. È principalmente comprato per l'estetica. È un gadget funky da mettere in mostra per far vedere che avete l'oggetto particolare, finisce lì, non si può definire un'espansione di una tastiera meccanica, perché l'interruttore che ho montato qui non lo posso mettere anche in questa periferica. È semplicemente un'emulazione che comunque riesce bene a livello estetico. Mi dispiace non vedere una memoria interna. E seppur non serva molto altro, un software dedicato che consenta di personalizzare i due pulsanti aggiuntivi sarebbe stato comodo. Il prezzo può risultare alto, al momento si sta parlando di $70, quindi 64 euro su per giù. Si trova anche su Amazon, ma a 87 euro. Per le funzionalità che si otterrebbero è la sua unicità estetica a pesare molto. E per farvi risparmiare qualcosa, in descrizione lascio le pagine di vendita con tanto di codici sconto, validi anche in tutto il loro catalogo, sia del negozio WhatGeek, anche se attualmente non ha l'opzione dei temi, sia naturalmente del negozio di Lofree. Io l'ho acquistato sul primo e sono riuscito ad arrivare a 57 euro con spedizione gratuita. Quindi fate un po' voi. A presto con altre recensioni, altre tastiere meccaniche, magari anche di marchio Lofree.